Benvenuti su Menti Taro, è un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi parliamo della morning routine con i tarocchi, ovvero una routine da fare ogni mattina, almeno per le prime 2 o 3 settimane dall'inizio dello studio dei tarocchi, che ci permette appunto di prendere dimestichezza con questo mazzo e iniziare appunto a sentirlo nostro. Io consiglio di farlo questo procedimento ancora prima di comprare o di leggere comunque un libro con i significati dei tarocchi, in modo da avere soprattutto immediatamente una risposta nostra, una risposta che viene dal nostro io interiore sui tarocchi e che ci permette quindi di farcele nostre queste carte. Dunque, adesso vi spiego. Mentre fate colazione o subito dopo colazione potete iniziare a mischiare le carte e a smazzarle. E poi prendete semplicemente la prima carta in cima al mazzo e la guardate, il 3 di coppe. Quindi senza sapere nessun significato di questa carta, voi magari scrivete su un quadernino che io vi consiglio di comprare, dedicare soltanto a questo esercizio, iniziare a guardare questa carta e a vedere cosa provoca in voi, che pensieri vi portano. Sarà magari la risposta, se volete, a una domanda precisa, nel senso cosa è importante che io sappia oggi, o qual è l'evento, il fattore più importante nella giornata di oggi. Ecco, questa potrebbe essere, quindi questa carta potrebbe rispondere a questo tipo di domanda. Quindi nel quadernino iniziate a scrivere. Io inizierei, vi consiglio con la descrizione, quindi che cosa c'è disegnato sopra questa carta? Beh, una donna con 3 coppe, c'è molta acqua, appunto, ci sono dei flutti molto vivaci e quindi dopo la descrizione della carta iniziate un attimo a domandarvi che tipo di sensazioni vi dà, no? È una carta felice, una carta triste, questo tipo appunto di emozioni, le emozioni che vi suscita questa carta. Dopodiché magari cercate di correlare a qualcosa della vostra vita, nel senso vi ricorda un qualcosa, un evento, una persona, per dire, no? E poi, in base a tutte queste informazioni che avete raccolto nel vostro quaderno, cercate di darvi una risposta in modo istintivo. Magari potrete dire, ah, c'è una persona che mi offre un qualcosa, potrebbe essere anche un evento sociale, no? Perché c'è una donna che sta offrendo una coppa da bere, quindi potrebbe essere anche magari una persona amica con cui potremmo uscire nella giornata di oggi, per dire. Ora, chiaramente ogni mazzo appunto può avere dei disegni un po' personalizzati, quindi è molto importante, come ho detto in un video precedente, scegliere il mazzo che vi rimane più in linea, che vi comunica di più e che sia anche molto ricco di simboli, di disegni, appunto, in modo che possa appunto darvi una comunicazione ricca. Per esempio, se prendiamo quello classico del Rider Waite, il 3 di coppe, è diverso. In questo caso ci sono 3 persone con 3 coppe, come le 3 grazie, per dire, no? E quindi magari l'interpretazione che voi date, il responso che vi dà, le emozioni che vi dà leggermente diverse, per quanto in teoria solitamente
l'artista si ispira agli stessi significati, quelli classici, ecco. Comunque in questo caso, nel caso del Rider-Waite-Smith classico, vediamo che sicuramente l'evento di celebrazione sociale, di festa, è molto più esplicito, per dire. E dopodiché voi, questa è la prima parte della routine giornaliera, poi quando avete alla fine della vostra giornata, ritornate al vostro quaderno e cercate di capire quale evento ehm, possa essere stato suggerito da questa carta, ecco. Magari anche durante la giornata potreste un attimo con la carta presente, ve la portate dietro, così da, magari ve la mettete sulla scrivania del lavoro, una cosa del genere, o nella vostra borsa, ogni tanto la guardate, cercate di capire se un evento particolare che vi sta succedendo durante la vostra giornata, la vostra quotidianità, possa essere appunto rappresentato dalla carta che avete estratto. E così durante la giornata, alla fine della giornata ritornate appunto al vostro quaderno e cercate di vedere se la vostra sensazione, se il responso che inizialmente avete dato collima effettivamente con quello che è successo durante la vostra giornata. Questo esercizio vi aiuta non solo a studiare la carta, a effettivamente costruire una connessione profonda e proficua con le carte, ma vi permette anche di capire, di creare un codice personale con le carte. Anche in maniera predittiva, nel senso, magari voi pensavate una cosa, avete dato un responso, poi avete visto che effettivamente era leggermente diverso, e quindi voi cambiate il vostro responso dato inizialmente in base a quello che effettivamente vi è capitato. Quindi in questo modo capite anche proprio come funziona il linguaggio della carta in senso predittivo. È un esercizio basico, suggerito da tanti esperti e sinceramente molto molto proficuo. Quello che suggerisco io è soprattutto di iniziarlo a fare prima di leggere i significati delle varie carte, in modo da innanzitutto avere una collezione di risposte istintive, perché se iniziate a leggere i significati che sono nel libro rischiate di avere un approccio stereotipato con i tarocchi e semplicemente di associare i significati in maniera robotica alle varie carte, e questo vi impedirà poi di utilizzarle bene successivamente. Potete farlo, dunque sono 78 carte, quindi sarebbe meglio farlo per un mese, però se volete iniziare a farle solo per un paio di settimane va bene ugualmente. Poi una volta fatto questo esercizio si potrà iniziare a estrarne 2 e poi 3 alla volta ogni mattina, in modo da avere la possibilità di formare un responso più complesso. Farò un altro video su questo, in modo da aiutarvi a capire come associare 2 o più carte insieme. Se vi è piaciuto questo video e vi è stato utile, ne volete vedere altri di questo tipo, mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi. Grazie ancora e a presto!